Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale. È un'edizione Centauria, il modello in scala 1/8, l'uscita è la numero 39 delle 110 previste per il completamento di questo modello. Ringrazio tutti voi miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Agli altri dico iscrivetevi al canale, sempre che ne abbiate piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Andiamo a completare il primo sedile, quindi ci servirà il pezzo che abbiamo assemblato nell'uscita precedente. Eccolo qui. All'interno troviamo un biadesivo molto spesso in spugna della 3M, ottimo. E qui abbiamo tre strisce più piccole molto sottili della 3M che vi dico subito di escludere, perché quello che ci viene proposto di fare qui è inguardabile. Guardate in che stato dovremmo noi rivestire di biadesivo il sedile, e poi comunque ricordatevi, così sottile e messo in questa maniera, in questo modo, non servirebbe assolutamente a nulla. Quindi mettiamo via questo. Guardate che bello. È in gomma. Poi troviamo questi due pezzi in plastica. Ecco qui. Questa è la traversa anteriore, quella che si usa poi per portare avanti il sedile e indietro tirandola su. E questa invece è la traversa posteriore. Qui abbiamo i due supporti, sinistro e destro. Guardatevi le lettere, dovete avere una R e una L. Può succedere che ve ne diano due uguali. Poi una serie di viti AP da avvitare nella plastica, ce ne serviranno 4. Intanto ringrazio anche le persone che mi scrivono cose bellissime sul mio Michelangelo, il mio gatto tigrato europeo che ha compiuto 3 anni, il mio fratellino. Vi ringrazio. Allora, io ho acquistato del biadesivo, adesso ve lo faccio vedere, questo, che è più spesso, e poi andremo a vedere dove applicarlo. Perché il problema, quando andrete a mettere la copertura, è che vi si scopre qua. È vero che non si vedrà perché all'interno dell'abitacolo, sotto il piantone del volante, praticamente, però sicuramente quel biadesivo che ci dicono di mettere loro e come ci dicono di mettere loro non ha nessuna utilità, senza contare che nel momento in cui poi andrete a provare a calzare la copertura in gomma, praticamente tutto vi si staccherà, perché dovrete per forza passarci sopra per poter inserire appunto il sedile finale superiore, la copertura insomma. Ecco qui. Adesso io prendo questa,
così. La metto a metà, giusta giusta, e attendo, non schiaccio subito, l'accompagno perché deve passare in mezzo ai due fori che abbiamo qua. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco, vedete? Cercate di dividerla bene tra questo foro e questo. A questo punto, prima di staccare la pellicola, dobbiamo, ovviamente la pellicola deve essere staccata fino alla curvatura, dobbiamo schiacciare bene qua, perché se schiacciate subito qui, questo punto vi rimane sospeso. Ecco. Peccato che abbiamo soltanto questi quadratini in rilievo, perché sicuramente la tenuta del biadesivo è inferiore non avendo tutta la superficie d'appoggio, però non si dovrebbe staccare mai, non si dovrebbe. Ecco qui. Adesso, prima di andare a calzare sopra la copertura, faccio così. Misuro un pezzo da qua a qua e va bene, vedete? E poi lo taglio in questa maniera, guardate, perché così mi andrà bene questo da un lato e questo dall'altro, a triangolo. Questo biadesivo è potente, molto potente. Bene. Primo, guardate come si attacca al metallo. E questo lo giriamo così. In più ne taglio una parte più piccola e la vado a mettere qua al centro. Stacco le pellicole. Con uno spillo fate prima. Così. Ecco.
vedete? Adesso calzo prima questa parte dietro, attenzione, non mettete questa parte anteriore prima, perché se rimane troppo basso il sedile perché si incolla il biadesivo, queste parti dietro non saranno perfettamente a filo con i fori qua. Controllatevi il sedile, vedete? È possibile che se avete messo il sedile prima da sotto, qui vi escano all'interno le parti in gomma e non va bene. Arrivati qua, controlliamo questo. Lo inserisco all'interno, ovviamente. Ecco. Schiaccio bene anche sul fianco dove ho messo il nuovo biadesivo e guardate la parte anteriore perfettamente coperta, vedete? E di qui non vi uscirà mai. Non serve che mettiate il biadesivo, assolutamente non serve. Rovinate solo l'estetica, perché poi riuscire a farlo andare all'interno senza rovinare il biadesivo è impossibile. Quindi non si devono vedere i pezzi intorno. E guardate, così è perfetto. Anzi, se vogliamo proprio dirlo, qua deve entrare ancora bene. Un attimo, perché non voglio fare scusatemi, i film. Sì, qua faccio quasi dei video che sono dei film, in effetti, dei video. Per cui faccio così, che faccio prima. Un attimo, Ecco qui, perfetto. Così deve essere. E invece, se ci fanno mettere il biadesivo qui, come dicono loro, qua vi rimane tutto scoperto, vi va sempre su. Voi schiacciate giù e lui torna su. Così invece è bloccato. Allora, poi ci rimane semplicemente da fare queste ultime cose. Quindi prendo questo, che è il supporto inferiore destro, quindi lettera R, eccola qui, e devo andare a inserire questo che è il tirante posteriore, ma devo accertarmi che entri fino in fondo. Questo è andato bene. Perfetto anche questo. Questo invece è quello anteriore. Di qua entra. Qui è troppo duro da far entrare, non voglio rischiare. Faccio un piccolo invito, così sono sicuro di non rompere i perni. Eppure non basta ancora, Quindi faccio così. Ecco. Anche questo. Così.
Adesso non devo fare altro che mettere le 4 viti AP. Il montaggio è terminato. Io vi faccio vedere quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Ricordatevi di andare a controllarvi tutte le viti che avete serrato il montaggio precedente, perché un po' vi permettono ancora di essere avvitate, perché si assestano, poi basta. Ecco qui, guardate che bello questo sedile e soprattutto guardate che perfezione qua sotto. Avete visto, il biadesivo non serve assolutamente a niente, non mettetelo. Adesso prendo quello che ho qua alle mie spalle, sto guardando se arriva il mio Michelangelo, ancora non è arrivato. Ecco qua. Ovviamente manca tutto il pianale interno, però guardate quanto è grande questo modello e quanto è bello. La macchina che ha vinto con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian il Rallye di Montecarlo del 1984. Tutto metallo, finta vetroresina, guarnizioni e paracalore. Qui sotto abbiamo la turbina. Questo musetto dice tutto. Sono necessari 10 LED, frecce comprese, uno spettacolo. Lo andremo poi a rimuovere queste 4 viti quando arriveranno i LED, perché diversamente è impossibile. Eccolo, è arrivato il mio amore. Ciao amore mio. Per chi non lo conoscesse, questo è il mio amore, il mio fratellino Michelangelo, praticamente la mia famiglia, è l'unico componente della mia famiglia. Ciao amore mio, come stai? Cosa mi vuoi sgnaccare adesso? Aspetta, perché lui non ha lo spazio. Ok, mettiti qua, dai. Amore, quanto sei bello. Ehi, 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 no. Giovanni, stai tranquillo, eh? Stai tranquillo che lo guardo io. Giovanni è il proprietario di questo modello, me lo ha commissionato lui. Ecco qui, guardate che spettacolo. Qui ovviamente ci va ancora tantissimo materiale. Il modello è veramente stupendo. Ecco qui infatti il turbo in corrispondenza del paracalore che vi avevo fatto vedere prima. Cosa guardi? Cosa stai pensando in questa testolina bellissima? Cosa fai? No, no.
Ah, mordi a me. A lui piace quando le faccio così sotto i polpastrelli. Però ai gatti basta che fai questo e perdono i sensi. Che bello che è il mio amore. Bene ragazzi, io il video l'ho terminato e scusatemi, ma quando entra lui in scena, che è il vero protagonista, io mi ci perdo. Ecco, non l'hai fatto cadere te. Io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi, un abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Questo è acciaio, non lo puoi sgnaccare con i denti, stai fermo. Possibile che devi demolire tutto in questa casa. Eccolo lì, adesso si è messo giù. E chi lo disturba più? Mangia, 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 mangia. Mangia. Ha dei denti che è una tigre, non è un gatto, guardate. E poi è bravissimo, non mi fa nulla. Guardate, guardate, eccolo lì lui. Gioca, non fa niente. Non fa male. Se vuole, altro che... Al prossimo video, ragazzi. Adesso vado a preparare l'uscita della Lancia Stratos e poi quella della Ford Gran Torino. Mi raccomando, grazie delle condivisioni. L'altra settimana sono state oltre 30 e questo sicuramente mi aiuta a avere qualche iscritto in più. Però, insomma, mi manda avanti solo la passione. Il resto non c'è. Ciao a tutti.